Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siete pronti per una nuova review? Benissimo, partiamo subito a bomba. Sono rimasto molto stupito quando il gruppo Lego ha annunciato per la prima volta una delle linee secondo me di maggior successo, che ha mandato veramente il tilt moltissimi collezionisti ed appassionati Lego come me. Stiamo parlando appunto della nuovissima linea Botanical Collection, presentata il 1° gennaio di quest'anno con 4 bellissimi set. 2 principali che conosciamo tutti, l'albero bonsai, il set 10281 ed il bouquet di fiori set 10280 e 2 set di espansione, i tulipani set 44 e 61 e le rose set 44 e 60. È stata una vera scommessa da parte di Lego Group e secondo me vinta su tutti i fronti, ed una vera rivelazione sapere dell'uscita del 5° set di questa originalissima linea. Stiamo parlando del set 10289 Bird of Paradise, ovvero l'uccello del paradiso, uscito il 1° giugno di quest'anno in Europa al prezzo di 99,99 €, mentre nel resto del mondo uscirà il 1° agosto, è stato sicuramente subito accettato e ben accolto da tutti quanti. Prima di approfondire il set facciamo una piccola deviazione informativa. Sicuramente alcuni di voi, avendo spesso sentito il termine uccello del paradiso, difficilmente lo avranno associato ad un fiore. In realtà è proprio così, è un fiore unico, originario del Sudafrica, appartiene al genere Strelitzia e spesso è comunemente noto come uccello del paradiso, a causa della somiglianza dei suoi fiori appunto con questa particolare specie di volatili. Bene, torniamo a noi e passiamo ai dettagli del box. Come i suoi predecessori, è un set da collezione per adulti, come si può vedere dalla grafica della confezione, quindi è un 18+, è alto 64 cm e conta ben 1173 pezzi, il che lo rende il set della serie più grande fino ad ora. Il dettaglio che lo distingue di più dal set precedente 10280 e che risalta subito all'occhio è la presenza di un vaso che fa da contenitore, e secondo me è stata una scelta veramente intelligente, in quanto penso sia stato l'unico punto debole del bouquet di fiori. Nel retro del box invece troviamo un'immagine in primo piano dei fiori, più altre 4 immagini subito sotto, di cui le prime 2 mostrano il confronto tra la versione reale e quella che andremo a costruire. La successiva mette in evidenza come gli steli siano costruiti con pin e connettori Technic. L'ultima immagine invece è un mock-up di arredamento con il set in bella mostra. All'interno della confezione possiamo trovare 10 buste numerate dalla 1 alla 5, nonché il manuale di istruzioni costituito da ben 80 pagine. Nelle prime pagine del libretto troviamo subito un piccolo stralcio dell'approccio in Lego del designer Chris McVie, mentre alle pagine successive un breve approfondimento sulle origini della nostra pianta da fiori, più alcune immagini dei set precedentemente usciti. Mi fa piacere che lo sfondo delle fasi di costruzione sia completamente a sfondo grigio, il che rende perfetto l'identificazione dei pezzi e delle fasi di costruzione. Questo set non contiene nuovi pezzi stampati, ma molti nuovi colori, come le spade e i connettori Technic in viola, e le parti sempre Technic che andranno a costituire il fogliame della pianta in verde scuro. Per i collezionisti questo set contiene 8 elementi ad anello in color oro, al momento elementi abbastanza rari, e possiamo trovarli in questa quantità soltanto in questo set. Ok, passiamo ora alla costruzione del set. Si parte con la realizzazione del vaso, i cui pezzi sono contenuti tutti nelle buste 1 e 2. Questo si presenta con una forma ottagonale e la costruzione del nucleo ha destato la mia curiosità, con una tecnica di costruzione veramente originale. Si passa poi al basamento, che contiene i punti di connessione Technic su cui andranno ancorati gli steli. Una volta completato il tutto, si passa al rivestimento dello stesso, con una serie di slope curvi di colore nero. La forma del vaso dà l'idea di una costruzione molto solida e pesante,
Adoro il bordino marrone lungo tutti i lati nella parte inferiore, a rompere il design altrimenti completamente monocromatico, e devo dire che è stata una scelta di stile molto raffinata. Una volta completato il vaso, l'attenzione si sposta sulla costruzione della pianta stessa e che prevede l'utilizzo quasi per intero di pezzi Technics. Le foglie possono essere mosse in più direzioni, consentendo loro di essere posizionate singolarmente per ottenere una forma il più naturale possibile. L'unica cosa che non riesco a comprendere è il colore nero e grigio dei connettori angolari sotto le foglie. Sicuramente sarebbe stato meglio mantenere la coerenza del colore degli steli, e mi viene il dubbio che i designer volessero ricreare il più verosimilmente il gioco di colore delle ombre, ma non credo abbia avuto l'effetto desiderato. La parte migliore di tutta la build, e che fa da protagonista naturalmente, è stata lasciata per ultima, e si tratta della costruzione dei fiori colorati. Trovo che abbiano avuto molta cura nella scelta dei colori, del tutto identici a quelli originali, ed il risultato finale è veramente delizioso. Alcune parti, come già detto, presentano nuovi colori, il che lo rende perfetto nella sua forma finale. Il tutto si conclude con l'inserimento del nostro terriccio all'interno del vaso, mescolando insieme tutti i 300 stud con due diverse tonalità di marrone, presenti all'interno del busto numero 5. Voglio concludere dicendo che la Botanical Collection continua come sempre a sorprendermi e deliziarmi, e questa in particolare mi ha particolarmente colpito. È grande, realistica, divertente da costruire e non serve altro per esporla, a differenza del bouquet di fiori. Sono particolarmente sicuro che anche questo set raggiungerà presto il tutto esaurito nei Lego Store. Naturalmente dite la vostra nei commenti, le vostre impressioni e se lo acquisterete. Bene ragazzi, come sempre io vi saluto, vi ringrazio, lasciate tanti like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza.